Vi piacciono gli unboxing, lo so, ne abbiamo fatto uno venerdì scorso, sono video sempre molto apprezzati, piace farli anche a me, il problema è che ci vogliono i soldi per fare gli unboxing. Comunque scherzi a parte, oggi ne facciamo un altro assieme, non è un micro brand questa volta, venerdì scorso abbiamo parlato di HTD e poi vedremo la recensione degli Aquatic, ma questa volta parliamo invece di un brand molto amato, non so se lo avete già letto, ma lo facciamo assieme come al solito dopo la sigla fra qualche secondo. Iniziamo. Oggi tra le mani abbiamo una delle novità più attese, più discusse del mondo dell'orologeria sportiva tra appassionati, ovvero un Tudor. Quale Tudor? Probabilmente lo avrete già visto al polso o comunque su Instagram, un Tudor in acciaio, avrete già capito. In ogni caso è il Tudor Black Bay Pro, ovvero l'Explorer della casa scudata, della sorella minore di Rolex, un orologio che sono andato a provare per curiosità e che onestamente dal vivo mi ha incuriosito tantissimo. Mi ha incuriosito tantissimo perché è un orologio che dimostra davvero la sua identità. È un po' spesso, è vero, è assolutamente vero, però è anche vero che questa caratteristica ormai io la identifico con Tudor. Per me Tudor è riconoscibile anche per questo profilo qui, questo strano profilo un po' troppo spesso per quello che dovrebbe essere. Certo è che 1 o 2 mm in meno non mi sarebbero dispiaciuti, però è anche vero che lo rende sicuramente caratteristico e questo Tudor è un Tudor molto più Rolex dei precedenti per diversi motivi. Il primo sicuramente la chiusura che integra adesso lo scudo, così come Rolex integra invece la corona, ad esempio, scudo che aprendosi svela una clasp innanzitutto con delle rifiniture assolutamente degne di Rolex, sporcizie a parte che mi scuserete, non sono graffi, e anche un sistema di scarrellamento a molla come i sub di Rolex, quindi una novità in casa Tudor assolutamente di rilievo e che finalmente rende molto comodo anche in un Black Bay come questo. Black Bay Pro perché è un 39 mm da 200 metri di impermeabilità e che richiama naturalmente in maniera abbastanza fedele quelli che sono gli stilemi vintage dell'Explorer di Rolex denominato Freccione, sebbene siano due orologi completamente diversi, a partire per esempio dall'assenza della lente ciclope, dalla forma e dal colore diverso della sfera del GMT o comunque delle 24 ore, sì, perché questo orologio è anche un GMT in quanto la sfera delle ore è indipendente dalla sfera dei minuti, quindi come un GMT Rolex qualsiasi. Corona Big Crown da 8 mm, così come quelle Rolex, peraltro con una forma non più Tudor, ma una forma molto più simile a Rolex, con questo gradino che esce al di fuori e sul quale è incisa la rosa, la rosellina di Tudor. Una ghiera zigrinata 24 ore con il tipico font del Freccione di Rolex degli anni 70 e la bellissima lavorazione Soleil che sotto la luce rende davvero molto luminoso questo orologio, sebbene sotto i fari artificiali non renda così come invece dovrebbe. Bracciale con i famosi finti rivetti amore e odio degli appassionati, io li trovo abbastanza caratteristici sebbene potrei farne a meno. Bracciale anche leggermente più stretto del classico Black Bay 58, il BB58, e questo l'ho potuto provare cercando di montare una maglia del BB58 su questo Black Bay Pro e non monta perché quella maglia è un po' più larga, quindi questo bracciale è un po' più stretto. Per il resto un orologio che porta Tudor su un livello diverso questa volta, un livello che si avvicina di più a Rolex sia per stilemi sia per alcune soluzioni come abbiamo visto la chiusura e la corona, ma che rimane assolutamente Tudor per il suo spessore, per la sua tipica forma, per i tipici biselli peraltro rifiniti in maniera eccezionale,
e che naturalmente ad alcuni possono non piacere, i gusti peraltro sono del tutto soggettivi, ma che in ogni caso lo rendono un orologio diverso da quello che potrebbe essere, e che in ogni caso al polso rende assolutamente meglio di quello che può sembrare invece in video e di quello che può sembrare lo spessore. Come potete vedere, un orologio che sicuramente si fa notare, ma che grazie al suo diametro contenuto anche su polsi esili come il mio, che è da poco più di 16 cm, veste in maniera assolutamente proporzionata, rimanendo in ogni caso ciò che è, mantenendo la sua anima di sportivo, di esploratore, così come era all'epoca stato concepito il Rolex Explorer Freccione. Un orologio insomma che mi ha convinto da subito vedendolo dal vivo, perché in foto non mi aveva convinto e neanche nei video, e probabilmente in questo video non convincerà neanche voi, però vi suggerisco di andarlo a vedere perché è un orologio che attrae particolarmente per le sue rifiniture, ma anche per la lavorazione radiale della sua lunetta, e che in foto, come dicevo, non rende assolutamente. Ne parleremo in ogni caso in maniera più specifica, parlando anche delle mie considerazioni e delle vostre nei commenti come al solito in un video dedicato. Per questo unboxing ci fermiamo qua, grazie come al solito per aver visto questo video, se volete iscrivetevi, ci rivediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!